Vedi questi alert? Non l'ho programmati io. È l'agente 3 che ha letto le news di guerra e ha deciso autonomamente di dirmi di comprare oro. Questa è Finscope. Sembra un tool di Wall Street, ma l'ho generata in 10 minuti unendo 3 intelligenze artificiali, senza scrivere una linea di codice. Oggi dimostro come costruirla e, per la prima volta, come metterla online col deploy finale. Come al solito il nostro architetto delle app sarà Antigravity. Per l'export dell'applicazione utilizzeremo Docker e GitHub. Partiamo. Adesso andiamo su Antigravity, sul sito da dove fate il download, nel mio caso quello di Windows. Quindi che fate? Lo installate e siamo pronti. Dopo l'installazione Antigravity si presenta così. Qui possiamo aprire un vecchio progetto o uno nuovo, quindi una cartella. Possiamo clonare un repository, gli passiamo la URL di un progetto GitHub e lo cloniamo. Noi però creiamo una nuova cartella, facciamo open e qui gli dico che mi fido dell'autore. Questo è il pannello dell'editor dove noi andremo ad interagire con Antigravity principalmente. Qui troveremo i file sia che carichiamo noi che quelli che vengono prodotti, quali al centro vengono visualizzati. Questo è il cuore di Antigravity, la chat con cui noi interagiremo e faremo le richieste. Questi sono i modelli disponibili. Modalità planning è quella che utilizzo, che è quella deep research, imposto Gemini. Adesso vi faccio vedere come caricare i prompt che mi ha creato Claude su mia richiesta. Quindi come vi dicevo, qui noi avremo tutte le cartelle che generiamo eventualmente noi con dei contenuti, ad esempio questa qui del prompt, oppure anche tutti i file che verranno generati da Antigravity. In questo caso io che faccio? Dico aggiungi cartella a questo progetto, appunto l'ho chiamata prompts, ed eccoli qui, vedete? Questi sono quelli, la struttura che mi ha creato Claude. Quindi gli ho detto io di crearmi due file separati, quindi questo qua è quello che genera la user interface e questo è quello della logica. Posso trascinare nella chat direttamente il file. Questo è come me l'ha strutturato in formato markdown, quindi diciamo che l'intelligenza artificiale adora questa struttura perché per loro è molto più chiara, no? Quindi Claude ha fatto il lavoro per me, quindi gli ho specificato quali erano le mie esigenze e lui mi ha strutturato questi due prompt che poi successivamente passeremo in input. Vi presento la squadra: l'agente 1 legge le news, il 2 controlla i prezzi, il 3 analizza tutto. Lavorano insieme per darvi segnali di mercato perfetti. Prima di iniziare con la creazione dell'applicazione vera e propria, noi abbiamo bisogno di passargli degli skills. Bene, qui siamo sul sito di Antigravity, nella docs, dove ci spiega bene che cosa sono le skills. Sono delle capacità che noi forniamo all'agente sotto forma di cartella. All'interno di questa cartella ci sono dei file che lui al momento va a caricare, nel momento in cui gli serve con la specifica skill. Devo fare dei siti? Carico la skills per fare dei siti. L'approccio in passato qual era? Che l'agente aveva a disposizione tutto quanto il codice, tutte le skills, mentre l'approccio moderno è quello che l'agente carica solamente lo skill on demand. Devo fare i siti, chiamo lo skills che fa siti. Devo creare tabelle, chiamo lo skills che crea tabelle. Quindi questo approccio è abbastanza rivoluzionario e quindi che cosa ci permette di fare? Di usare meno token ed essere più precisi nella realizzazione dei progetti. Ecco, velocemente vi faccio vedere, qui siamo su GitHub, questo è il repo di Google Labs, dove ci sono le skill che l'hanno chiamate Stitch, queste che utilizzeremo per creare i siti. Comunque trovate tutto in descrizione e andiamo avanti. Quindi vedete che gli dico, assumi che il repository sia stato scritto da un altro team, estrai i pattern utilizzabili e adattali al contesto. Quindi questo ci richiederà qualche minuto. Ok, vedete, ha finito e dice che l'ha estratta in maniera corretta. Ok, adesso abbiamo le nostre skill installate a livello globale, quindi che cosa facciamo? Prendiamo il prompt, quello che avevo fatto vedere prima, che insomma che è abbastanza dettagliato, lo prendo e lo trascino qui dentro. E altra cosa che farò è caricargli un riferimento grafico per la home page. Quindi gli dico di procedere, ma per il momento di non inserire API. E quindi cominciamo con la creazione dell'interfaccia grafica. Vedete che sta sviluppando autonomamente.
ecco qui che ha finito. Quindi adesso gli dico, come al solito, ho fatto vedere anche in altri video, potete chiedere ad Antigravity di farvi partire un piccolo web server per far girare il front-end se non avete praticità con Prompt o lo stesso Antigravity. Ed ecco che ci dà il link per far partire il front-end. Ed ecco la prima versione della nostra applicazione. Qui sotto ci ha messo le news come abbiamo chiesto. Qui cambieremo il logo, lo personalizzeremo con Tectonic. Queste sono le varie sezioni che ancora non sono funzionanti, però mi sembra che come primo risultato è di tutto rispetto. Considerate che non abbiamo scritto neanche una linea di codice, e adesso andremo a personalizzarlo e soprattutto andremo a sviluppare la parte, il cervello dell'applicazione, quindi la logica applicativa per farla funzionare. Fermiamoci un secondo. Come in tutti i miei video, in descrizione trovate sia il link ai prompt che al codice, ma stavolta restate fino alla fine perché vi mostro anche come esportare automaticamente il codice da Antigravity direttamente su GitHub. Ok, adesso qui come vedete c'è tutta la struttura che man mano che abbiamo in parte costruito noi, quindi questi sono i prompt che avevamo visto prima e queste sono le skills. Adesso vi carico questo qui che me l'ha generato sempre il mio amico Claude. Ok, questa è la guida completa che ho chiesto a Claude di crearmi per la generazione del backend. Il backend adesso vi faccio vedere come è strutturato, ma la cosa interessante è che vedete che lui mi ha creato passo passo quello che c'è da fare, quindi ci ha creato i prompt per ogni agent, in totale sono 4, vedete qui ha messo anche le fonti da cui prende Ansel, Sole 24 Ore, Milano Finanza. Ok, ho optato di creare una slide per spiegarvi il funzionamento del backend, perché non è proprio intuitivo. Comunque, come vi dicevo, vedete qui avete i vostri 3 agenti, no? Questo fa l'analisi, questo va a recuperare i dati per quanto riguarda cripto e su Yahoo Finance e CoinGecko. Il news agent va su Repubblica, sulla Stampa, va a recuperare le news che vedete qui sotto. Ok, questo qua è il nostro dashboard. Quindi velocemente, ad esempio, come funziona l'aggiornamento dei prezzi delle azioni. L'orchestratore, appunto, come dite, c'è scritto qui, coordina tutto. Che fa? Sa che deve aggiornare questi prezzi, chiama il market agent che a sua volta chiama il web search che va sul web, in questo caso va su Yahoo Finance perché parliamo di azioni, recupera i dati, li passa all'orchestratore, il quale li elabora e li va a scrivere, nel nostro caso nel market JSON, il quale a sua volta va ad alimentare nel front-end questa schermata. Torniamo ad Antigravity. Iniziamo a copiare i prompt e a creare gli agent. Quindi setup dell'agent, quindi noi che facciamo? Copiamo tutta la parte del primo agent, sempre formato markdown, facciamo copia. A questo punto andiamo su Open Agent Manager. Ok, quindi che cosa succede? Qui vedete su Finscope, se io faccio più, lui fa partire una nuova conversazione, quindi incollo il prompt dell'agent. Quindi adesso vi faccio vedere velocemente. Questo è il primo, vedete che qui si è aperto e sta lavorando, vedete? Quindi adesso noi che facciamo? Sempre su Finscope faccio su più, torno sull'Open Editor, mi copio il codice dell'agente 2, quindi ripeto l'operazione per tutti e 4 gli agent. E qui vediamo nel workspace tutti e 4 gli agent che sono stati creati. Vi mostro un metodo alternativo e veloce per eseguire un prompt. Digitate et e accedete a tutti i file della directory. A questo punto che faccio? Clicco su prompt fluid logic, dico così, quindi posso o trascinarlo o fare questo modo, come preferite. E gli dico esegui il prompt ed utilizza gli skills che trovi nella folder del progetto. Vi risparmio l'esecuzione del prompt che comunque ha richiesto pochi minuti e siamo pronti per vedere il risultato finale. Ecco la versione definitiva della nostra applicazione con tanto di backend, quindi adesso il cervello c'è e le facciamo funzionare. Allora vedete qui mi ha messo il logo come gli avevo chiesto, quindi ho dato una sistemata, mi ha scritto Tectonic. Qui abbiamo le varie sezioni, quelle che gli ho detto di implementare: dashboard, market. In market abbiamo una visione più dettagliata e più approfondita di sia cripto, stocks, gli indici, gli ho detto di mettere solo questi. Qui abbiamo le news, gli ho detto di catalogarle per economia e politica, tecnologia, mercati e borsa, quindi solamente queste 3 li ho fatto implementare. Qui abbiamo le AI alert che nel momento in cui lui si accorge di qualche cambiamento che può essere utile ci avverte. Quindi facciamo ad esempio
Mettiamo che clicco su Apple, abbiamo questo pannellino dove ci dice il volume, il market cap, minimo e massimo, e ci dà un'idea del momentum, se è positivo, sta in range o sta recuperando alcuni supporti. Qua in questo caso va su Yahoo Finance, quindi ci apre la versione dettagliata con le news su Finance. Se invece vado sulle cripto, come vi avevo detto, mi deve aprire, qui abbiamo stessa cosa, quindi volume, market cap, e va su CoinGecko. E quindi vedete che qui c'ho Ethereum che non sta andando benissimo in questo periodo, quindi niente, questo vi volevo far vedere. Poi qui sotto abbiamo le ultime notizie, vedi ci dice la fonte, anche qui se io clicco sulla fonte direttamente ci rimanda sulla stampa e ci dà questo dell'8 febbraio. Poi diciamo che gli ho detto di filtrarmeli non più vecchi di 2 settimane, quindi potete poi gestirvela come volete. Questo è il risultato finale, una dashboard modulare e versatile. Non è un'app di trading, ma è un esempio di processo e architettura. Da qui potete personalizzare tutto e costruire la vostra versione. Torniamo in Antigravity, perché adesso vi faccio vedere come esportare il codice con GitHub. Vi faccio vedere, prima di tutto andiamo su MCP Server e cerchiamo GitHub. Vi rimando al video qui sopra per vedere bene che cosa sono gli MCP. Eccolo qui ci dà la descrizione di questo MCP Server per GitHub, faccio install. Abbiamo bisogno di un token che lo devo prendere direttamente su GitHub. Quindi andiamo su GitHub, se non avete il profilo ve lo create su github.com. Clicco qui sull'iconcina e vado su Settings. Su Settings vado giù in fondo, clic su Developer Settings, Personal Access Token, scelgo questo grana fina, faccio genera nuovo token, qui gli diamo un nome, una descrizione, qui dobbiamo dirgli quanto deve durare, quindi l'expiration è a 60 giorni, dico che questo vale per tutti i repository, qui dobbiamo dargli delle permission, visto che questi sono dei test, dategli tutte le permission possibili, poi con calma ve le studiate, vedete, mettete read and write, come prova potete mettere tutti i read and write, tanto questo poi al limite lo cancellate, e faccio generate, ecco qui il token, lo copio, torno su Antigravity e lo incollo. Quindi adesso l'MCP server è configurato. Vi faccio vedere Docker perché l'MCP di Antigravity viene eseguito tramite container Docker. Docker è uno strumento che permette alle app di funzionare in modo stabile e identico su qualsiasi computer. Questa è la versione desktop di Docker attiva sul mio PC e vedete l'immagine dell'MCP attiva. Quindi dopo aver visto l'immagine attiva su Docker gli dico esporta tramite MCP GitHub e installa FinScope sul mio repository. Vedete, lui dai comandi, sta usando l'MCP come gli ho chiesto. Ha fatto tutto ed ecco qua che mi ha detto export completato con successo. Potrebbe mancare qualche file, ma eventualmente lo caricate a mano. Quindi torno su GitHub, faccio clic sul repository ed ecco qui. Quindi clicco per esempio su Market Pulse Logic, mi fa vedere le cartelle. Qui abbiamo gli agent, l'orchestratore, vedete, questi sono i 3 agent e sotto abbiamo, cliccando dentro vedete il codice e qui sulla sinistra avete la struttura delle cartelle del nostro progetto. Se questa AI Finance Dashboard ti è stata utile, lascia un like, aiuta un sacco il video a girare. In descrizione trovi prompt, repo GitHub e tutto quello che ti serve per ricrearla e modificarla. Se non sei ancora iscritto al canale, fallo adesso e attiva la campanella, perché nei prossimi video continueremo a spingere su Antigravity su progetti ancora più avanzati. E nei commenti dimmi che tipo di dashboard vuoi vedere dopo, solo azioni, ETF, immobiliare oppure qualcosa di totalmente diverso. Le idee migliori finiscono in un prossimo episodio.